Magdalene Hours I segreti dei capolavori. Sansoni. Titolo originale: Les secrets des chefs d'œuvre. I segreti dei capolavori. Copyright 64-88. Edizione Robert Laffont, Parigi. Edizione italiana a cura di Silvia Bempora Servi. 89 RCS Sansoni. Firenze. Ai miei figli, Antoine, Emanuele, Laurette. Alla memoria di André Malraux, che per tanti anni volle testimoniare un interesse tanto profondo per le ricerche destinate non solo a migliorare la conservazione, ma anche alla comprensione delle opere d'arte, a testimonianza della mia profonda riconoscenza. Premessa. Nelle pagine che seguono abbiamo tentato di dare un resoconto sulle tappe di un'esplorazione condotta attraverso la pittura con l'aiuto delle tecniche del nostro tempo. La parte intitolata I segreti dei capolavori fu redatta negli anni fra il 62 e il 64, dietro suggerimento di André Malraux, con l'intento di conservare il ricordo di alcune trasmissioni televisive che portavano lo stesso nome. 25 anni sono trascorsi e noi riteniamo che non abbia senso rinnegare quell'esperienza televisiva, anche se il titolo è un po' eclatante e non si adatta più a un testo che è stato lungamente meditato e che ben corrisponde allo spirito che ha animato le ricerche condotte dall'equipe dei laboratori di ricerca dei musei di Francia, che noi abbiamo avuto il privilegio di dirigere per 40 anni. I testi che completano questo libro testimoniano sia dell'evoluzione dei metodi messi in opera dal 65 ad oggi, sia le modifiche del nostro approccio. Essi sottolineano il tentativo a partire dal 70 di stabilire una metodologia di utilizzazione dei documenti Scusate. Una metodologia di utilizzazione dei documenti sempre più numerosi è l'intento di coordinare i risultati ottenuti tramite mezzi di indagine molto diversi, a seconda che riguardino un materiale costitutivo dell'opera d'arte o l'immagine globale nelle varie fasi della sua elaborazione. Infine la mostra che si tiene al Grand Palais di Parigi nell'80 dal titolo La vie mystérieuse des chefs d'œuvre costituì l'occasione per fare un bilancio di 50 anni di ricerca
condotta in Francia nel campo della scienza al servizio dell'arte. Ecco il motivo per cui abbiamo attinto spesso dal catalogo al quale invitiamo i ricercatori a fare riferimento. Gli storici dell'arte e i critici sono ancora poco abituati a servirsi nei loro discorsi di questo nuovo tipo di approccio, ma esso costituisce per le nostre percezioni un tale arricchimento che non è lontano il tempo in cui l'esame, l'analisi e la datazione dei materiali saranno altrettanto familiari agli storici dell'arte quanto lo sono già ora per i filosofi e i medici. Così come da un secolo la fotografia ha contribuito alla trasformazione della critica, lo stesso fenomeno si verificherà per le immagini dell'invisibile e per l'analisi dei materiali. I popoli dell'estremo oriente hanno da sempre prestato il medesimo interesse al lato materiale, che è rappresentato da un'opera d'arte, come al lato spirituale o estetico. Lo stesso fenomeno si può riscontrare nella Grecia antica. I filosofi ionici non dissociavano mai il piano materia dal piano spirito. Tuttavia, sotto l'influenza di Platone e dei pensatori cristiani della fine del Medioevo, si ebbe il manifestarsi di un misconoscimento, di un disinteresse molto prossimo al disprezzo per la materia. Pare dunque che l'approccio scientifico applicato all'opera d'arte, approccio che è nato in Francia con gli enciclopedisti e che ha trovato la sua piena applicazione solo dopo il 30, il 1930, potrà condurre a una percezione più profonda del pensiero creativo dell'artista. A tutti gli stadi della creazione, anche del particolare più piccolo, è possibile rintracciare il segno non solo del mestiere e della mano dell'artista, ma anche delle sue pulsioni più profonde e della sua personalità più vera. Ci pare che rifiutare la possibilità di arricchire in tal modo le nostre percezioni significherebbe dar prova di un colpevole conservatorismo. Abbiamo dunque tentato di dare un resoconto su alcune tappe del cammino che suggeriamo, ben sapendo che questa strada non è la sola per affrontare l'opera d'arte e che la storia e l'intuito poetico mantengono il loro ruolo principale. Tuttavia, rifiutare l'arricchimento che ci viene dalla ricerca scientifica e tecnica non è compatibile con l'ampliamento a cui è andato incontro il concetto di cultura del nostro tempo, in cui essa, pur passando attraverso lo studio interdisciplinare, deve tendere verso l'unitarietà. Introduzione. Non vi è amore senza conoscenza. Amare i capolavori dell'arte significa desiderare di conoscerli meglio. La scienza già da tempo ha messo a nostra disposizione alcuni metodi di indagine che, potenziando la percezione visiva ed esaltando la bellezza di certi dettagli, sia nel visibile che nell'invisibile, ci consentono di vedere contemporaneamente ciò che è e ciò che è stato, e di ricostruire così le tappe della elaborazione dell'opera d'arte. Grazie a queste tecniche è possibile distinguere le parti rifatte rispetto all'insieme originale, esprimere un giudizio davvero a ragion veduta e potendo valutare l'entità del vero e del falso, soddisfare appieno il nostro bisogno di verità, nel dotarci di metodi di indagine che si spingono oltre le nostre capacità naturali. Queste tecniche non si sostituiscono tuttavia al nostro gusto, anzi lo confermano, pur non risolvendo tutti i problemi che lo studio della pittura pone, allargano il campo della nostra percezione.
L'utilizzazione della fisica e della chimica potenzia le nostre facoltà sensoriali. Per migliaia di anni l'uomo ha potuto disporre solo delle facoltà della vista e della risorsa della memoria. Da circa 200 anni le ricerche sull'ottica hanno dato notevoli risultati, sino a dotare la nostra vista di capacità eccezionali, grazie alle lenti di ingrandimento e al microscopio. Da 100 anni la fotografia ci permette di conservare le testimonianze delle indagini che fino a ieri erano destinate a svanire. Grazie ai progressi verificatisi in questo campo, essa ci ha consentito di penetrare nel dominio dell'impercettibile, con il potere dei raggi ultravioletti e poi dell'invisibile con l'aiuto dei raggi X e degli infrarossi. I raggi ultravioletti mettono in evidenza le alterazioni della superficie dipinta, mentre gli infrarossi hanno la capacità di penetrare leggermente al di sotto della vernice e della velatura. Essi rivelano le parti ridipinte più profonde o talvolta una firma nascosta. I raggi X restituiscono il passato, schiudono le porte dell'invisibile. Se il potere delle radiazioni che abbiamo menzionato è insufficiente, bisogna ricorrere ai raggi X. La tecnica radiografica utilizzata in medicina è assai simile a quella in uso nello studio dei quadri. Raggi di debole intensità, pellicola posta a stretto contatto con la superficie dipinta. Una tavola è costituita normalmente di più elementi. Il supporto, la preparazione, la pellicola pittorica stessa. Il diverso potere di assorbimento dei vari strati permette di ottenere un documento più o meno leggibile. Se uno di questi elementi costituisce una barriera invalicabile con i raggi X, non sarà possibile ottenere un'immagine radiografica. Se invece i tre elementi sono permeabili, è possibile ottenere una documentazione che fornisca informazioni estremamente precise, sia sul piano della conservazione che nel dominio della storia dell'arte.